Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi voglio parlarvi del piatto più amato dalla maggior parte degli italiani, la pizza. Scopriremo qualche curiosità e il lessico necessario da usare quando andiamo in una pizzeria italiana. Sicuramente la pizza è tra i piatti italiani più conosciuti e più amati al mondo. Ne esistono di tantissimi tipi, ma per noi italiani la pizza si divide principalmente in due tipologie: la pizza romana e la pizza napoletana. Ma come faccio a distinguerle e quali sono le principali caratteristiche di queste due pizze? Attenzione, la pizza romana è una pizza molto sottile, con una base molto sottile e croccante. Invece la pizza napoletana ha una base più alta, un bordo più alto ed è sicuramente più morbida, più soffice. Quale delle due pizze preferisco? Beh, io abito a Roma, quindi potrei dirvi che preferisco la pizza romana, ma in realtà mi piacciono moltissimo entrambe. Come faccio a scegliere? Scelgo in base alla mia fame, alla fame che ho in quel momento. Per esempio, se ho molta fame e voglio saziarmi subito, prendo una pizza napoletana. Se invece voglio anche gustarmi qualcos'altro, magari qualche antipasto, allora scelgo la pizza romana. In Italia possiamo mangiare la pizza in una pizzeria tradizionale o nelle pizzerie al taglio. La pizzeria tradizionale è come un ristorante, quindi il cliente entra, si siede a un tavolo, chiede il menù, sceglie la pizza che vuole e il cameriere gli porta la pizza servita in un unico piatto e generalmente la pizza ha una forma rotonda. Si può mangiare con forchetta o coltello. Questo è molto individuale, è una scelta molto individuale. Ad esempio, io scelgo di mangiare la pizza con forchetta e coltello se la pizza è molto condita, quindi è molto sugosa. Invece se è una pizza un po' più leggera, più croccante, allora la taglio in spicchi e poi la mangio con le mani. Nelle pizzerie al taglio invece la situazione è un po' differente, perché il cliente entra, guarda in una vetrina dove può scegliere i diversi tipi di pizza che sono già pronti e già esposti. Si può scegliere, indicare il tipo di pizza e anche più o meno la quantità. La pizza poi viene pesata e viene servita alla persona che prende la pizza e può decidere di mangiarla o direttamente nella pizzeria o andare via, portarla via. In realtà in queste pizzerie al taglio non ci sono molti posti a sedere, quindi è abitudine diffusa prendere la pizza e portarla via. In questo caso la pizza si può mangiare con le mani perché è già tagliata in pezzi rettangolari o quadrati. Come vi ho già detto, io vivo a Roma, quindi vorrei darvi qualche consiglio se venite in una pizzeria romana e vorrei suggerirvi qualcosa. Di solito quando si va in una pizzeria e si ordina da bere, la bevanda che accompagna la pizza è generalmente la birra, raramente il vino. Chi non ama le bevande alcoliche può prendere acqua naturale o frizzante, una Coca-Cola o una Fanta. Prima di mangiare la pizza solitamente si ordinano gli antipasti e qui a Roma ce ne sono davvero tantissimi. Un antipasto molto comune è la bruschetta. La bruschetta è un pane tostato
che è guarnito con diversi ingredienti. La bruschetta più famosa è quella al pomodoro. Andiamo avanti a vedere gli altri antipasti. Spesso negli antipasti troviamo i fritti e anche qui ce ne sono di tantissimi tipi. Ad esempio i supplì. I supplì sono delle palline di riso a forma un po' allungata con il riso, il pomodoro e all'interno la mozzarella. Si chiamano anche supplì al telefono perché la mozzarella è molto calda e filante e può creare come un filo, il filo tipico del telefono. Continuiamo a vedere gli altri fritti. Ad esempio i fiori di zucca con alici. Sicuramente sono molto amati da chi preferisce i gusti un po' forti e decisi, molto saporiti. Le crocchette di patate sono molto simili come forma ai supplì, hanno una forma un po' più allungata e sono fatti di patate e formaggio principalmente. Le olive ascolane sono un piatto tipico della città di Ascoli, ma sono davvero molto amate anche qui a Roma. Sono delle olive ripiene di carne. Anche le olive ascolane hanno un gusto molto forte e saporito. Infine il filetto di baccalà. Il filetto di baccalà è sicuramente un piatto della tradizione romana, tant'è che potete trovare delle trattorie tipiche a Roma che fanno solo il filetto di baccalà. Ora passiamo a parlare delle diverse pizze e qui sapete che ne esistono di tantissimi tipi. Vi presento soltanto 3 tipi di pizze che sono sicuramente le mie preferite. Al primo posto mettiamo la classica, la pizza margherita. La pizza margherita è formata da ingredienti molto semplici. Oltre all'impasto classico abbiamo la mozzarella, il pomodoro e il basilico. Che cosa vi ricorda il colore di questi 3 ingredienti? La bandiera italiana, certo, il bianco, il rosso e il verde. Al secondo posto metto la diavola. È una pizza guarnita con salame piccante, quindi è molto saporita e molto piccante. Perché ha questo nome? Perché dopo il primo morso sentiamo in bocca subito il bruciore, come un fuoco causato dal piccante del salame. E l'espressione è come un diavolo. No, questa è una mia interpretazione personale. Infine, la pizza ortolana. Questa non piace a molte persone, ma io la adoro, specialmente in estate. Infatti, gli ingredienti principali sono le verdure, quindi oltre al pomodoro abbiamo le zucchine, le melanzane, i peperoni. A me piace particolarmente in estate perché ha un gusto un po' più delicato, un po' più leggero. E invece la pizza alla diavola la preferisco in inverno, nelle giornate più fredde. Come vedete, in questa lista di pizze non ho messo la pizza con l'ananas, che è un orrore per la maggior parte degli italiani, perché bisogna sapere che in Italia non mangiamo la pizza con la frutta. È qualcosa di molto strano, anche se, a dire la verità, proprio qui a Roma esiste un tipo di pizza che noi mangiamo con un frutto. Sapete qual è? La pizza con i fichi. I fichi sono dei frutti che troviamo in estate. Io adoro la pizza con i fichi. È buonissima. Se venite a Roma dovete provarla. Infine, potete addirittura provare la pizza con la Nutella, la pizza preferita e il dessert preferito di molti bambini. E non solo, in realtà, anche io impazzisco per la pizza con la Nutella. Se volete concludere con un dessert
classico, tipico italiano, ovviamente vi consiglio il tiramisù. Ma se non amate particolarmente il caffè, allora vi propongo una panna cotta o la torta della nonna, oppure le varie crostate con le diverse marmellate. Ora, la mia lezione finisce qui e anche se non siete degli amanti della pizza, spero che quando verrete in Italia andrete comunque a provare una pizza italiana. E spero che la mia lezione vi sarà utile in quel caso. Vi ricordo che per esercitarvi ho preparato un'attività per voi. Trovate il link qui in descrizione. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao da Laura di Classe Italiana!